Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio cammino di vita. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e emotive per i primi 15-20 giorni di marzo, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono previsioni per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Sotto in descrizione ho lasciato il link di un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche emotive per la prima parte di marzo 2022. Bilancia. Abbiamo la carta dell'appeso. Periodo di riflessioni. Probabilmente qualcuno qui sta pensando a come muoversi, cosa fare, dove andare. L'appeso parla di quello che è un periodo appunto di riflessione, un periodo di stand-by. Se mi parlano di burocrazia, quindi potrebbe essere che qualcuno stia aspettando, diciamo che un qualche tipo di carta burocratica, si sblocchi un qualche tipo di documento, magari si sta aspettando la firma, di qualche cosa, e l'appeso appunto parla di questo momento, di questo periodo di attesa proprio, okay. Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo l'appeso qua per voi. Allora, cominciamo con un 6 di pentacoli al contrario, poi abbiamo la ruota della fortuna, wow! Quindi il 6 di pentacoli al contrario sento che parla di quello che è una sorta di, se vogliamo, disequilibrio, okay, c'è qualcuno qui che sta dando troppo, c'è qualcuno qui che sento in una fase di disequilibrio appunto perché il 6 di denari fa proprio riferimento a quello quando è girato al contrario, okay? Sento che per qualcuno si parla di quello che è un periodo di sofferenza, proprio perché si tende a dare di più, rispetto a quello che si riceve, okay? Abbiamo poi anche la ruota della fortuna e qui sento che le cose cambiano, perché la ruota della fortuna comunque è una bellissima carta, è una carta che parla appunto di fortuna, parla di cambi, parla di trasferimenti, parla di movimenti a livello fisico, quindi potrebbe far riferimento a un viaggio. Sono cambi che arrivano nella vostra vita in modo molto veloce, però sono cambi in positivo. È comunque un 10, quindi si parla della fine di un ciclo e dell'inizio di un altro ciclo. Mi sono cadute un sacco di carte. Allora, abbiamo poi anche il 7 di bastoni. 7 di bastoni denota quello che è un'energia di difesa, da parte vostra nei confronti delle energie esterne, okay, quindi quello che sento è che c'è qualcuno qui che sta cercando di tener fuori, diciamo così, quelle che sono le opinioni degli altri. È come se qui ci fosse qualcuno che, mhmm, vorrebbe essere immune, se vogliamo, da quelli che sono i condizionamenti delle altre persone. Abbiamo poi anche un fante di spade e qui sento che, probabilmente c'è qualcuno che potrebbe o dovrebbe magari approfondire un qualche tipo di discorso inerente a questa situazione o a questa relazione, okay. Abbiamo poi la luna e la morte. La luna parla di quello che sono le cose profonde, okay, parla molto di quello che è il subconscio, parla di sogni e certe volte parla anche di quelle che sono, diciamo, le sensazioni, se vogliamo, passate, del passato che ritornano a galla. Molte volte la luna fa riferimento a quello che sono le proiezioni, cioè quello che voi proiettate verso l'esterno o quello che gli altri proiettano verso di voi, ma in questo caso sento che siete voi che state facendo delle proiezioni nei confronti degli altri e potrebbe anche parlare di quello che sono le vostre paure. La morte è una carta di rigenerazione, è una carta che comunque parla di nuovi inizi e parla, anche di quello che è il tagliare, diciamo così, i rami secchi. Guardate, finite con allora su 7 carte innanzitutto ne avete 4 arcani maggiori, quindi direi che è abbastanza forte la stesa.
come vi dicevo, è come se qui, finendo con la forza, c'è qualcuno che trova la forza di lasciarsi indietro qualche cosa con la morte. Sì, esce da questa situazione di appeso, da questa situazione di staticità. È come se qui trovaste il valore di fare questo tipo di trasformazione, perché la morte è un po' quello, parla proprio di trasformare, una situazione piuttosto che una relazione, piuttosto che dei pensieri, okay, potrebbero anche essere delle aspettative. Comunque in qualche modo si lascia indietro qualche cosa che non serviva più. Si trova la forza, si trova il coraggio di andare avanti, insomma, si trova il coraggio di, perseguire, mi verrebbe da dire, i propri obiettivi. Bene, andiamo a vedere il 6 di denari al contrario, spiegato da un 4 di bastoni al contrario. Allora, 4 di bastoni al contrario, poi abbiamo un 10 di spade e un 8 di pentacoli. Quindi io qui sento che questa sorta di disequilibrio è legata a una situazione familiare o comunque a una situazione di unione, perché abbiamo 4 di bastoni al contrario. Sento che, è una questione di, compensare, il lavoro di uno o dell'altro, mh. Se non avesse nessuno, okay, sento che per certi versi potreste essere, diciamo, focalizzati tanto sul lavoro per non sentire quello che è la sofferenza di questa separazione o della scorsa di una separazione che avete avuto, o parla di quello che è un disequilibrio a livello una disarmonia a livello familiare, quindi magari non avete nessuno in questo momento, ma, a livello della vostra famiglia c'è questa sorta di disarmonia. Avete un 10 di spade, il 10 di spade parla sempre di quello che è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo e difatti poi c'è la ruota della fortuna. Andiamo a vedere questa ruota della fortuna di che cosa mi parla. Abbiamo un bellissimo 2 di bastoni e il mondo al contrario. Okay, quindi qui c'è la necessità di progettare un qualche tipo di movimento futuro, Anche il mondo, come la ruota della fortuna, parla di cambi veloci, parla di quello che sono, i cambi che arrivano nella vita un po' per destino, e un po' perché sono cambi che piano piano, anche se magari non siamo consapevoli, materializziamo, okay, manifestiamo meglio detto. Sento che però c'è il bisogno di guardare un pochettino con più fiducia al futuro. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo il fante di, bastoni e un papa al contrario. Ancora una carta, per piacere. Perché con questo fante di la regina di spade. Con questo fante di bastoni, ehm, sento che c'è qualcuno qui che per certi versi è un po' un fanfarone, mi verrebbe da dire. Nel senso che è una persona che parla tanto, pensa di avere la verità in tasca, e invece forse non è poi così, avendo anche il papa al contrario, non è poi così, diciamo, furbo o furba o illuminato, illuminata come pensa di essere, ma voi rimanete nell'atteggiamento della regina di spade, fermi sulle vostre idee. Come dice Sette di bastoni, non vi fate influenzare da nessuno, create voi il vostro mondo, okay? Principessa di spade, okay. Allora abbiamo un re di pentacoli al contrario, il cavaliere di bastoni, carro al contrario, fante di coppe al contrario e abbiamo un'altra volta la forza. Okay, allora quello che sento io qui con tutte queste carte avete 2 fanti innanzitutto, okay, quindi, sento che c'è una sorta di è che qui è come se non sapeste bene che tipo di, tra virgolette, "piano" sviluppare, okay? Per certi versi non vi sentite nella, se vogliamo, stabilità di fare un qualche tipo di azione, probabilmente perché siete ancora in questa fase di pensieri ed è come se non sapeste bene da che parte andare. Avete di nuovo la forza, che è la stessa carta che vi è venuta fuori alla fine della stesa. Sento che in qualche modo state cercando il coraggio di fare un qualche tipo di uscire da questa situazione, diciamo così, di stasi, okay? Ricordo che avete la ruota della fortuna, quindi o sì uscite, anzi in realtà vi dico, ne state già uscendo.
Però però ecco, sono processi, sono cose che vanno piano piano e quindi ci vuole il suo tempo, insomma. Andiamo a vedere la luna di che cosa mi parla. Asso di bastoni al contrario e di nuovo l'appeso. È come se non sapeste che tipo di azione fare. E che davvero vi sento tanto, come vi posso dire, impegnati a difendervi contro quello che sono le energie esterne che non riuscite a focalizzarvi su quello che volete voi. E più l'energia che state spendendo per dire no, 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 che l'energia che riversate dentro di voi. E quindi questo momentum diventa un attimino complicato da gestire perché appunto non riuscite a trovarvi il tempo per creare quello che è, diciamo, un piano, per creare quello che è un vostro movimento, per prendere coraggio. Okay, perché c'è qualcuno che sta aspettando delle scuse, potrebbe essere inerente a questo tipo di situazione, però in realtà queste scuse, non arrivano, quindi non proiettate, okay, ehm, non proiettate, come vi posso dire, se vedete che queste scuse non arrivano o quest'offerta anche magari, no, che per qualcuno potrebbe essere l'andare a convivere, piuttosto che fare il passo successivo nella relazione, sento che però queste non arrivano, cioè è un po' come se voi foste per certi versi, in attesa con questo appeso, di vedere che movimenti fare, però in questo momento non state facendo movimenti e direi che va bene così. Andiamo a vedere la morte. La morte spiegata dalla luna un'altra volta, dalla regina di bastoni e dal 2 di spade. Quindi di nuovo dovete cercare di far crollare quelle che sono le vostre proiezioni e riprendere il vostro potere personale, okay? Io qui sento che avevate una regina di spade, quindi sento che la vostra è più, come vi posso dire, una determinazione a livello mentale, però a livello di azioni, siete ancora in dubbio, non state ancora, diciamo, facendo quel salto per uscire da questa situazione di appeso. È come se stai ancora, diciamo, pensando che tipo di movimento fare, ma in realtà questo movimento ancora non c'è. Alla fine del periodo io credo che troverete la forza di fare questo movimento, perché abbiamo proprio la carta della forza, quindi abbiamo un 10 di coppe al contrario e un 6 di spade al contrario. No, rettifico. 6 di spade al contrario parla proprio di quello che è il non allontanarsi da un qualche tipo di situazione, e con il 10 di coppe al contrario sento che per certi versi non avete la, felicità, non avete l'appagamento che volete, però si fa ancora un pochettino fatica, se vogliamo, ad ammettere anche semplicemente che bisogna un attimino ridimensionare le cose per riuscire a girare, diciamo così, al dritto questo 10 di coppe, 9 di coppe scusate, per far sì che ci sia quello che è l'appagamento emotivo, mh? Sento che comunque, appunto, è un periodo un po' così di riflessione, è un periodo dove, state cercando di fare un lavoro su voi stessi, ma, focalizzatevi su di voi, perché qui avete tante energie che si disperdono, verso l'esterno, okay, e come dice la luna, occhio a quelle che sono le vostre proiezioni, okay? L'appeso, questo momento di appeso vi dà proprio la possibilità di riflettere, di vedere se quello che volevate voi è realmente la cosa giusta, se come lo volevate voi è realmente il modo giusto. Vi dà veramente la possibilità di cercare di capire le cose da un altro punto di vista, okay? Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho il conscio e l'inconscio. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete mettere un like al video, potete condividere e commentare. Allora, la prima carta è seguire il flusso. Quindi anche le carte qui vi consigliano di farvi un pochettino trasportare da quello che è, diciamo, la successione degli eventi, se vogliamo, ok? La seconda carta è le vite passate, poi abbiamo comprensione, il silenzio e sperimentare. Tantissime carte, devo dire, che sono uscite. Allora,
Come dicevo, seguite il flusso. Avete un'altra volta la carta della luna, quindi ragazzi qui il vostro mondo interiore è molto vasto. C'era anche un 2 di spade che vi metteva, diciamo così, in dubbio e qui sento che appunto c'è un qualche tipo di lavoro interiore per quello che riguarda le paure del passato, le paure che avete acquisito magari, nell'infanzia, magari avete determinate credenze limitanti che non vi permettono di, diciamo così, andare avanti in quello che è il vostro percorso di vita, okay, e, dovete un attimino capire quali sono, okay. Questo è un, fante di coppe. Ce l'avevate anche qua, è girato al contrario, okay. Quindi sento che per certi versi dovete rendervi conto che in realtà son solo gabbie mentali, siete liberi, siete potete pensare quello che volete. Il fatto di avere determinati tipi di credenze dovete stabilire se sono le vostre, se sono quelle di altri e se sono di altri se vi servono, perché se non vi servono tanto vale tenerle. Il silenzio e sperimentale rappresentano il vostro inconscio, cioè quello che voi diciamo così, di cui voi non siete consapevoli. Bisogna guardarsi dentro. Il silenzio è la carta della stella, okay, quindi parla di quelli che sono i desideri, parla di quelli che sono, gli obiettivi, parla di quello che è il trovare un proprio scopo nella vita e la carta dello sperimentare vi dice proprio: sperimentate, quindi andate fuori in mezzo alla natura, progettate, cercate di, provare a fare delle cose e sono direttamente collegate, okay? Nel senso che quello che è io mi fisso un obiettivo, punto un obiettivo che potrebbe essere, non lo so, la cenetta romantica piuttosto che il viaggio fuori porta della domenica e proviamo varie, diciamo così, come chiamo io, tecniche di sopravvivenza per vedere se in un modo o nell'altro si riesce, diciamo così, a cambiare questo tipo di situazione. L'appeso vi dà l'opportunità di riflettere sul tipo di relazione che volete, sul tipo di vita anche un po', no, che volete e vi dà la possibilità davvero di guardare le cose da un altro punto di vista. E qui sento avete la luna 3 volte. C'è un qualche tipo di o paura profonda o un qualche tipo di dinamica magari che ritorna anche dal passato. C'è qualche cosa che va cambiato, mh? Andiamo a vedere un messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cos'altro hanno da dirvi o da consigliarvi per gli amici della grazie. Wow, appuntamenti. Qua parla di incontrare qualcuno di nuovo, okay, di pianificare un appuntamento, di qualcuno che vi dà un appuntamento, okay, bellissimo, lo mettiamo qua. Okay, andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli, andiamo a vedere che messaggio di luce vi mandano. Avanzamento, bello. Una forte energia si sta propagando attraverso di te. Segui i battiti del tuo cuore. Wow! Quindi la luna, la luna, la luna, c'è una propulsione interiore, c'è un qualche cosa di interiore che dovete buttare fuori. Ricordatevi che avete la ruota della fortuna, quindi ci sono dei cambi in vista. L'unica cosa è sfruttare questo momento di appeso, appunto per riuscire a riflettere bene su quello che è il vostro mondo interiore, quali sono le proiezioni che voi fate sugli altri, quali sono le proiezioni che gli altri anche fanno su di voi, okay, e ridimensionare un pochettino tutto questo. Ricordatevi le credenze limitanti. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.